bello fare il pilota, è il sogno di ogni appassionato. Ma per gestire come si deve una macchina da corsa, oltre al piede c'è bisogno di un intero team al seguito che ti mette in pista e si prende cura di tutto. Qui invece è tutto più semplice. Arrivi in autodromo, alzi il cofano, tiri fuori il casco e premi il tasto d'accensione. E poi inizi a godere. Sì, perché l'essenza della STO è quella di divertirsi fra i cordoli con un attrezzo che è molto simile a una macchina da corsa vera, che ti garantisce costanza di rendimento, senza cali di prestazione. Tutto questo senza la complessità di un reale weekend di gara, senza quell'impegno fisico e mentale che è richiesto appunto da una competizione reale e senza ansia della prestazione. Prima di tutto bisogna capire però che cosa c'è dietro. La Lamborghini per realizzare questa Huracan STO si è ispirata fortemente ai modelli da corsa, sia la Huracan Super Trofeo che gareggia nel monomarca, sia la GT3 che compete nei principali campionati GT. Per capire meglio il lavoro che c'è dietro dovreste vedere i modelli CFD sull'aerodinamica. La Super Trofeo, la GT3 e questa STO presentano le stesse aree di pressione dell'aria sul frontale, cioè dove si concentra la deportanza. E questo grazie al nuovo splitter anteriore, al disegno del nuovo paraurti anteriore, ma anche a questi enormi estrattori d'aria sul cofano e i louvers sui parafanghi, che generano deportanza anch'essi e sono presi direttamente dalle Huracan da corsa. Anche le fiancate sono molto interessanti e sono quelle che presentano il maggior numero di punti di contatto con la Super Trofeo del monomarca. Guardate per esempio come hanno scavato la fiancata, sia per fare arrivare meglio l'aria a queste prese in H che servono per portare aria appunto al propulsore, sia per generare deportanza, perché la superficie è completamente piatta, quindi schiaccia la vettura al suolo. Poi ci sono questi fender laterali che servono per gestire meglio lo stacco dei flussi al retrotreno. Ma l'elemento più distintivo è sicuramente qui sopra, il cofano di carbonio. Ci sono l'air scoop e la pinna centrale. L'air scoop, a differenza della macchina da corsa, non serve per alimentare il motore, ma è soltanto una presa d'aria di raffreddamento, mentre la pinna centrale, che veniva usata anche in Formula 1 nei prototipi di Le Mans, serve per dare stabilità sul veloce. Infine dietro c'è un nuovo estrattore dedicato di dimensioni piuttosto importanti e l'immancabile ala, sostenuta dall'alto con dei raffinati side planes, e c'è la possibilità anche di variare l'incidenza di questo elemento centrale in 3 posizioni: carico alto, medio e basso. In questo modo si varia il bilancio aerodinamico della vettura del 13%. In tutto a 280 all'ora vengono generati 400 kg di deportanza sulla scocca della Huracan STO. Ah, poi c'è questo, che l'avete già visto ma non vi ho ancora detto come si chiama, cofango, che è la fusione delle parole cofano e parafango. Ce l'avevano anche la Miura e la Sesto Elemento, ma non è soltanto un omaggio stilistico ai modelli del passato, bensì un elemento funzionale. È di fibre di carbonio, come del resto il 75% del body kit della STO, e serve non soltanto per salvare peso, ma anche per ridurre il numero delle componenti esterne e dei punti di fissaggio. In pista si sa, salvare peso è fondamentale, e qui siamo a 1339 kg a secco, per un rapporto peso-potenza di 2,05 kg/cavallo, esattamente come la Super Trofeo del monomarca. Quindi il body kit aerodinamico ovviamente è la parte che si fa più notare in questa STO, ma non è soltanto questo. La trazione posteriore, come sulla Huracan da corsa, e il motore è il V10 5.2 da 640 cavalli, che è la massima espressione di questo capolavoro aspirato di Sant'Agata. È l'ultima evoluzione con tutta la fluidodinamica ridisegnata e le valvole in titanio. Per intenderci è anche lo stesso che monta la Huracan GT3, che ha fatto incetta di campionati internazionali e di gare endurance prestigiose. Una su tutte la 24 ore di Daytona, che ha vinto per 3 volte di fila. Prima
parlavo di consistenza della prestazione, beh, qui sotto ho 4 dischi CCMR, i cosiddetti carbon-carbon. È un impianto sviluppato assieme a Brembo da Lamborghini e la tecnologia è molto simile a quella che si ritrova in Formula 1. È un tipo di disco ancora superiore rispetto ai classici carboceramici, hanno una conducibilità termica 4 volte superiore e una resistenza allo stress del 60% superiore. Questo tradotto in pista significa fiducia, a ogni staccata so che potrò sempre fermarmi nello stesso punto e che il pedale del freno non mi mollerà mai. Mamma mia, si attaccano sti freni! Potevo staccare 20 metri dopo. Poi ci sono i pneumatici, per la prima volta sviluppati da Bridgestone. 2 modelli, le Potenza Sport e le Potenza Race, che sono quelle che ho adesso sotto in questo momento. Diciamo che non è una gomma la Race così aggressiva come può essere un Trofeo R o una Pilot Sport Cup 2R. Se dovessi traslare il tutto nel mondo della Formula 1, Pirelli e Michelin sono più delle gomme rosse da giro secco in qualifica, quindi con tanto grip ma una vita non troppo lunga. Questa invece magari è una bianca per uno stint di guida più lungo, una strategia su una sola sosta, in modo tale che non ci sia un drop, un calo di prestazione molto marcato che in una giornata di track day potrebbe magari mettere in crisi il gentleman driver. Bello anche l'ABS, molto racing. Che bella, come si muove bene. Che bell'appoggio, che fiducia. Staccata puoi chiamare tutte le marce che non si fa pregare il cambio. Il suono che ha comunque sto V10, mamma mia. Rispetto alle altre Huracan penetra molto di più in abitacolo. Me lo sento proprio dietro le orecchie, fantastico. Altra cosa bella è la telemetria connessa, che è un'evoluzione rispetto a quella che c'era già sulle Huracan standard. Qui ci si può interfacciare adesso finalmente con lo smartphone attraverso un'applicazione dedicata per i clienti Lamborghini. Posso registrare il tracciato in cui sto guidando, il sistema acquisisce tutti i dati telemetrici. Oltretutto posso vedere sulla strumentazione il tempo sul giro e il delta time, molto importante, che è praticamente la differenza rispetto al giro precedente, se mi sto migliorando o sto peggiorando. La STO alla fine non cerca la prestazione sul giro secco per siglare una pole. Una Huracan performante con la sua aerodinamica attiva, le 4 ruote motrici, lo stesso motore, magari su certe piste viaggia più o meno sullo stesso ritmo. La vera differenza sta appunto nel passo gara, nella consistenza della prestazione. La consapevolezza di arrivare in pista, premere quel tasto rosso e avere la certezza che nessuna delle componenti alzerà mai bandiera bianca. Semmai il primo a gettare la spugna sarà il pilota.